Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andremo a realizzare questa magliettina a punto granny a manica corta. Per realizzarla ci vuole un pochettino di esperienza già nella realizzazione di qualche top, ma nel complesso è molto semplice da realizzare. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto così mi aiuti a spingere questo video e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Per realizzare la nostra maglietta ci servirà del cotone rosa di due colorazioni diverse e del cotone bianco. Io sto usando questo Friends Cotton 8/4 nella colorazione 01, nella colorazione 56 e nella colorazione 54. Ognuno di questi colori devo avere due gomitoli. Poi 4 marcapunti, un uncinetto numero 4 e un uncinetto numero 3, un metro da sarta delle forbici e un ago da lana. Come prima cosa per avviare la nostra maglietta dobbiamo andare a fare il nostro campione con il punto granny. Una volta che avete fatto il campione dobbiamo andare a vedere quante maglie ci stanno in 10 cm. Allora, nel mio caso in 10 cm ci stanno 16 maglie. Dobbiamo andare a fare quindi una proporzione. Dobbiamo andare a fare 16 maglie che stanno in 10 cm. Noi dobbiamo sapere quante maglie stanno in un centimetro, quindi x sta a 1. Quindi 16 per 1 diviso 10, 1,6. Quindi sappiamo che in un centimetro ci stanno 1,6 maglie. Queste 1,6 maglie poi dobbiamo andare a moltiplicarle per i centimetri che ci servono. Adesso abbiamo bisogno di altre due misure, la circonferenza della testa e la circonferenza del seno. La circonferenza del seno ci servirà più avanti, però visto che comunque stiamo già andando a prendere la misura, ci annotiamo anche questa. La circonferenza della testa ci servirà per realizzare lo scollo della nostra maglietta, in modo che appunto riusciamo ad andare a inserirla, a infilarcela tranquillamente. A me non piace avere uno scollo troppo stretto sul collo, quindi a questi 56 cm vado ad aggiungere 5 cm, che nel mio caso fa 61. Siccome voglio un numero pari, o arrotondo in difetto a 60 o arrotondo in eccesso a 62. Questo dipende poi sempre da voi. Nel mio caso andrò a realizzare appunto 60, quindi la circonferenza della mia testa sarà di 60 cm, quindi lo scollo della mia maglietta, del collo. Innanzitutto quindi adesso dobbiamo sapere quante maglie ci stanno in 60 cm, quindi 1,6 che sono le maglie che stanno in un centimetro per 60 fanno 96 maglie. Queste 96 maglie dobbiamo dividerle per 4, quindi davanti, dietro e le due maniche, e fa 24. A 24 dobbiamo aggiungere 6. Questo perché? Perché il nostro avvio non deve essere uguale. Perché? Perché nella davanti e nel retro ci devono essere più maglie rispetto alle due maniche. Ok? Quindi è come se il davanti e il retro fossero divisi nuovamente a metà. Quindi abbiamo, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parti. Quindi 24 più 6, 30, e poi 24 meno 6, 18. Questo vuole dire che nel retro e nel davanti ci saranno 30 maglie e nelle maniche ce ne saranno invece 18. Quindi adesso andiamo ad avviare il nostro lavoro e poi vi faccio vedere come andare a sviluppare gli aumenti. Per iniziare il nostro lavoro andiamo a utilizzare l'uncinetto numero 4, quindi l'uncinetto più grande. Perché? Perché andremo a realizzare giusto le catenelle con questo uncinetto
in modo che non siano troppo strette e il lavoro non tiri. Quindi andiamo a realizzare le nostre catenelle. Dobbiamo andare per sezione a sezione, quindi a inserire un marcapunti. Quindi che facciamo? Io non lavoro le catenelle una dietro l'altra fino ad arrivare al numero che ci serve, ma lavoro pezzettino per pezzettino. Quindi lavorerò all'inizio 18 catenelle, nella 18esima andrò a mettere il marcapunti, poi lavorerò 30 catenelle, nella 30esima mettere il marcapunti e di nuovo 18 catenelle, marcapunti e infine 30 catenelle e marcapunti. Così avrò il numero totale delle mie catenelle che mi serve, ma avrò marcato ogni punto, quindi le due maniche, il davanti e il retro. Quindi andiamo ad avviare le prime 18 catenelle. 1, 2, 3, 17, 18. Abbiamo quindi fatto le 18 catenelle. Prendo un marcapunti e vado a segnare la 18esima catenella fatta. A questo punto devo fare il gruppo di 30 catenelle, quindi rinizio a contare. 1, 2, 3, 28, 29, 30. Nella 30esima catenella metto il marcapunti. Devo fare così nuovamente, quindi altre 18 catenelle metto il marcapunti e poi nuovamente 30 catenelle e metto il marcapunti. Una volta concluse le nostre catenelle dobbiamo andare a chiudere il lavoro in cerchio. Quindi andiamo a posizionare dritta la catenella in questo modo e ci andiamo a inserire con l'uncinetto nella prima catenella che abbiamo realizzato. E andiamo a fare una maglia bassissima. Così abbiamo unito le catenelle. A questo punto cambio uncinetto e utilizzo il numero 3. Il numero 4 non ci servirà più. Andremo appunto adesso a realizzare il nostro punto. Quindi, nella stessa maglia che abbiamo fatto, andiamo a realizzare 2 maglie basse una sopra l'altra che andranno a sostituire la prima maglia alta. Vi faccio vedere, quindi entriamo nello stesso punto e vado a fare la prima maglia bassa. A questo punto entro in questo punto nella maglia qui e vado a fare un'altra maglia bassa e ho sostituito la prima catenella, la prima maglia alta. Vado a fare altre 2 maglie alte nello stesso punto. Una e 2. Adesso vado a fare una catenella, salto 2 catenelle di base e lavoro 3 maglie alte nella terza catenella. Quindi 1, 2 e 3. Di nuovo una catenella, salto 2 catenelle di base e lavoro nella terza un gruppo di 3 maglie alte. Questo è il punto che dovremo fare fino a fine giro. In questo primo giro non ci saranno gli angoli, quindi gli aumenti. Quindi proseguite facendo una catenella, salto 2 maglie di base e lavoro un gruppo di 3 maglie alte nella terza. Quando arrivate a uno dei marcapunti, semplicemente ignoratelo e lasciatelo dov'è. Se capita che dobbiamo lavorare nella maglia del marcapunti, andiamo a lavorare, ma poi il marcapunti lo dobbiamo rimettere in quella maglia.
perché in questo primo giro i marcapunti in realtà non ci servono, ci serviranno dal prossimo giro. Ho finito di lavorare a punto Granny tutto il mio giro. Sono arrivata quindi alla fine e mancano 2 catenelle per andare a chiudere il lavoro, quindi come è giusto che sia devo andare a fare una catenella, saltare le 2 maglie e andare a chiudere nell'ultima maglia bassa che avevo fatto per realizzare la prima maglia alta e chiudo con una maglia bassissima. A fine giro vi devono sempre avanzare 2 catenelle perché appunto come vedete il lavoro è in circolo e così riprende bene tutto il punto Granny. Se voi finite con l'ultimo punto, che è il punto dove dovete lavorare il gruppo delle 3 maglie alte, dovete andare ad aggiungere in realtà 2 catenelle al vostro lavoro. Un'altra cosa molto importante per la suddivisione poi, noi andremo a lavorare da adesso in poi il nostro punto Granny qui, nei forellini che ci sono tra un gruppo di maglie alte e l'altro. Questi forellini devono essere pari per avere bene la suddivisione tra il davanti, le maniche e il retro. Quindi se non sono pari dovete andare ad aggiungere un gruppo. Quindi se qui avete finito regolari, quindi con le 2 catenelle che avanzavano, dovete andare ad aggiungere 4 catenelle. Se qui invece finite con il gruppo di maglie alte, dovete andare ad aggiungere 6 catenelle. Quindi una volta che voi avete anche fatto il primo giro e avete questi forellini di numero pari, possiamo andare appunto a fare gli angoli. Per gli angoli dobbiamo basarci sui marcapunti che abbiamo inserito, dobbiamo andare a vedere se tra un marcapunto e l'altro c'è lo stesso numero di maglie. Quindi nel mio caso inizio da qui a contare di 1, 2, 3, 4, 5 forellini, il forellino con i marcapunti che è l'aumento. I 5 forellini fanno parte quindi la prima manica. Salto questo punto perché è l'aumento e conto di nuovo da qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E nel forellino successivo c'è il marcapunti, quindi dove va l'aumento. Questa è la parte davanti del mio lavoro. Salto questo forellino dove va l'aumento e proseguo a contare da questo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi questa è l'altra manica. Qui c'è il foro dell'aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e qui c'è il foro con il marcapunti quindi dell'aumento. Quindi i miei marcapunti, i miei angoli sono giusti. Adesso posso andare a proseguire. Se anche voi avete lavorato bene e i forellini tra un gruppo di maglie alte sono pari, i marcapunti sono già posizionati nel modo corretto, quindi dov'è il marcapunto, poi nei prossimi giri dovete andare a realizzare l'aumento. Adesso vi faccio vedere come proseguire senza cambiare il lavoro. Senza cambiare il filo, scusate. Quindi abbiamo chiuso con una maglia bassissima. Qui ci deve essere il foro adesso. Non ci deve essere il pieno, quindi io cosa vado a fare? Vado a fare 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Le prime 3 catenelle equivalgono a una maglia alta, invece la quarta catenella equivale alla catenella di separazione tra un gruppo di maglie e l'altro. Adesso vado a lavorare in questo primo forellino e vado a fare il gruppo di 3 maglie alte. Adesso proseguo come ho fatto prima il punto Granny, quindi una catenella, salto il gruppo di maglie alte e vado a lavorare nel prossimo forellino e faccio le 3 maglie alte. La lavorazione del giro è uguale, sia che noi andiamo a lavorare con un unico colore, sia che andiamo a cambiare colore.
Quindi adesso vi faccio vedere questo giro con l'unico colore, ma è uguale anche per chi cambia colore. Successivamente, come completiamo questo giro, vi faccio vedere come cambiare colore. Quindi gli aumenti e l'esecuzione del filo del giro è uguale. Andiamo a lavorare il punto granny fino al marcapunti. Siamo arrivati, vedete, dove è il marcapunti, quindi faccio la catenella di separazione tra un gruppo e l'altro, vado a lavorare un gruppo di 3 maglie alte, due catenelle e nello stesso punto di nuovo un altro gruppo di 3 maglie alte. Così ho fatto l'aumento. E vado a evidenziare la separazione dalla parte davanti e della manica. Adesso devo lavorare con il punto granny normale fino ad arrivare all'altro marcapunti, dove andrò a realizzare di nuovo un altro aumento. Andiamo di nuovo al marcapunti, quindi andiamo a fare l'aumento. Andiamo a fare un primo gruppo di 3 maglie alte, due catenelle e di nuovo 3 maglie alte. E abbiamo di nuovo fatto un altro aumento, un altro angolo. Dovete lavorare così come vi ho fatto vedere fino alla fine del giro, quindi dove c'è il marcapunti andate a fare l'aumento. Arrivati a fine giro vi faccio vedere come chiudere e come proseguire. Siamo arrivati a fine del giro. Come potete vedere, al fine del giro c'è l'aumento. Io ho realizzato i 3 gruppi di maglie alte, quindi il gruppo con 3 maglie alte, le 2 catenelle e poi ho realizzato solo 2 maglie alte. Perché? Perché la terza maglia alta sono le catenelle iniziali. Dobbiamo andare a chiudere il nostro giro, quindi contiamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e nella terza catenella andiamo a fare una maglia bassissima, in questo modo. Vedete che poi unite questa risulta la terza catenella di qua. Adesso dobbiamo andare a lavorare nello stesso modo, quindi vado in questo caso a realizzare le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta oppure le 2 maglie basse una sopra l'altra. Nel forellino vado a realizzare 2 maglie alte. Adesso proseguo come vi ho appena fatto vedere in questo giro, quindi lavoro punto granny fino ad arrivare all'angolo dove andrò a realizzare l'aumento, quindi nell'angolo andrò a realizzare 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Una volta che voi arrivate qui alla fine, qui fate l'aumento, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, fate una catenella di separazione perché qui dobbiamo creare il forellino e andate a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella oppure nella maglia bassa. Dovete andare a lavorare in questo modo per tutto il giro. Ok? Adesso vi faccio vedere come andare a cambiare giro, come andare a cambiare colore a ogni giro. Siamo quindi al primo giro che abbiamo realizzato. Adesso dobbiamo quindi andare a cambiare il colore. Abbiamo fatto la maglia bassissima, dobbiamo andare a fare una catenella e possiamo tagliare il filo. Quindi a ogni giro dovremo tagliare il filo per aggiungere poi il filo del diverso colore. In questo caso io non andrò a tagliarlo perché io in realtà questa parte l'ho già realizzata, quindi una volta che vi faccio vedere a voi come andare a cambiare i colori andrò a disfarlo questo pezzo. Quindi qui abbiamo tagliato il filo. Prendiamo il colore, nel mio caso il rosa più chiaro, e vado in questo forellino. Vedete, qui ho fatto la chiusura
l'ultimo forellino del giro, qua vado a inserirmi, quindi metto il filo dietro il lavoro e lo tengo bloccato con l'indice, entro con l'uncinetto, prendo il giro, prendo il filo e faccio una catenella. A questo punto, come prima, potete fare 3 catenelle in sostituzione della maglia alta oppure andare a fare le 2 maglie basse. Io andrò a realizzare le 2 maglie basse, quindi realizzo una prima maglia bassa. Adesso rientro nella maglia bassa sottostante per andare a realizzarne un'altra. Fatta la prima maglia alta, vado a realizzare altre 2 maglie alte. E il punto qui è come vi ho fatto vedere prima, quindi catenella e vado a lavorare di nuovo 3 maglie alte qui nel forellino. Lavoro punto granny per tutto il giro. Quando siete qui negli angoli, come vi ho fatto vedere prima, andate a fare l'aumento. La lavorazione in sé è uguale, cambia soltanto l'inizio, perché nel lavoro di un unico colore dovremo alternare i punti pieni ai punti traforati, mentre nella lavorazione con più colori andremo sempre a posizionarci nel punto traforato, quindi inizieremo sempre con un punto pieno. Adesso vi faccio vedere come chiudere e come cambiare nuovamente colore e poi potete proseguire in autonomia. Sono arrivata a fine giro, quindi vado a fare una catenella e vado a realizzare una maglia bassissima per chiudere il lavoro. Adesso una catenella, taglio il filo e prendo un nuovo filo. Nel mio caso sarà il colore bianco, quindi vi faccio vedere un'ultima volta e poi proseguite da soli. Quindi prendo il colore bianco e vedete qui c'è l'aumento, l'ultimo forellino, io vado a mettermi qua. Questa è l'ultima maglia di giro dove l'aumento. Io qui ho il filo ancora attaccato, quindi per comodità mi sposto in quest'altro, ma a fine dei conti, che vi mettiate qua, che vi mettiate qua o che vi mettiate in qualsiasi altro forellino, non cambia niente. Quindi potete iniziare da dove volete. Quindi come prima, filo dietro il lavoro bloccato dall'indice, entro nel forellino con l'uncinetto, prendo il filo, lo porto fuori e faccio una catenella. Adesso io vado a fare le 2 maglie basse, quindi realizzo la prima maglia bassa, entro con l'uncinetto nella maglia bassa e vado a fare la seconda. E così ho sostituito la mia prima maglia alta e vado a fare il punto granny, quindi le altre 2 maglie alte. Catenella, mi sposto nel forellino a fianco e vado a fare le maglie alte. 2 e 3. Lavoro a punto granny fino qui ho sbagliato, ho fatto come potete vedere, l'aumento nel punto sbagliato. Lavoro fino all'aumento che voi l'avete fatto nel punto giusto e andrete a fare nuovamente un altro aumento, quindi dove c'è l'aumento fate un aumento, quindi in questo forellino 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, lavorate in questo modo, quindi con il giro che vi ho appena fatto vedere, fino ad arrivare alla fine. Fate l'ultimo aumento, catenella e chiudete il lavoro come vi ho appena fatto vedere. In questo caso qui l'ultimo aumento, gruppo di maglie alte, catenella e chiude il lavoro. Dovete andare quindi a ripetere questi giri finché, una volta che poi lo misurate, non vedete che il lavoro arriva allo scollo della manica. Questo è il mio lavoro concluso perché sono arrivata fino allo scollo della manica. Nel mio caso ho lavorato 3,
6, 9, 12 giri ed è circa un 11 centimetri e nello scollo delle maniche dove ho gli aumenti risulta un 16 centimetri. Adesso si può andare a lavorare il corpo della nostra maglia e poi successivamente le maniche. Adesso, come vi ho detto prima, ci servirà la circonferenza del seno. Adesso quindi dovete misurare da un angolo all'altro, quindi dallo scollo di una manica all'altro, quanto misura il vostro lavoro. Nel mio caso misura 40 centimetri. E come centimetri sono giusti, perché? Perché la mia circonferenza seno era di 80 centimetri, quindi 40 centimetri qui davanti e 40 centimetri nel retro sono 80 e raggiungo la mia circonferenza. Se a voi mancano qualche centimetro, riprendete il campione e andate appunto a calcolare quanti centimetri vi mancano. Sapendo che in un centimetro, nel mio caso, avevo 1,6 maglie, se mi mancano 3 centimetri farò 1,6 per 3 e quindi saprò il numero di maglie che dovrò andare ad avviare. Ricordatevi che dovete sempre andare a tenere tra un gruppo di maglie alte e l'altro le 2 catenelle, quindi andate a giostrarvi un pochettino con le catenelle che andate ad avviare. Esempio, devo avviare un solo gruppo di maglie alte, quindi qui che andrò a fare 2 catenelle, una catenella per il gruppo di maglie alte e poi nuovamente le 2 catenelle di separazione, quindi andrò a avviare un totale di 5 catenelle. Se ne devo avviare 2 maglie alte, 2 catenelle, la catenella delle maglie alte, altre 2 catenelle, la catenella delle maglie alte e altre 2 catenelle. Quindi sono 2, 3, 5, 6 e 8 in totale. Come potete vedere, io dovevo iniziare il mio prossimo giro dalla parte più stretta, quindi dalla parte della manica. Quindi cosa faccio? Invece di andare a inserire nuovamente il filo qui e proseguire da qui, vado direttamente a fare la prima unione della manica, quindi mi sposto nell'aumento. Chi sta lavorando il top in un unico colore a questo punto deve andare a tagliare il filo per proseguire questo giro come lo sto facendo io. Poi da questo giro in poi non dovete più andare a tagliare colore, ma potete proseguire come stavate facendo prima. Allora, quindi io prendo il filo del colore che ci serve, nel mio caso il rosa più scuro, lo posiziono dietro il mio lavoro e lo tengo bloccato con l'indice. Entro nell'aumento, tiro fuori il lavoro, faccio una catenella e vado a fare la mia prima maglia alta che viene sostituita sempre dalle 2 maglie basse uno sopra l'altro o dalle 3 catenelle. Vado a fare 2 maglie alte, una catenella e vado adesso a prendere l'altro lato e entro qui nell'angolo e vado a realizzare 3 catenelle, scusatemi, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella e proseguo con il punto granny. Da questo giro in poi non ci saranno più aumenti, quindi lavorate sempre gruppi di 3 maglie alte alternati a una catenella. Vedete? La prima unione è stata fatta. Adesso lavorate tutta la parte davanti o retro, è uguale. Una volta che arrivate qui vi faccio vedere come proseguire. Siamo arrivati all'altro angolo. Siamo arrivati all'altro angolo, quindi andiamo a fare una catenella, andiamo a fare 3 maglie alte qui nell'angolo. 1, 2, 3. Come abbiamo fatto prima, andiamo a fare una catenella, prendiamo l'altro angolo
e andiamo a realizzare 3 maglie alte qui nell'altro angolo. Una, 2, 3. Vedete? E abbiamo unito anche l'altro lato. E proseguo a lavorare a punto grenni. Se è il caso di aggiungere altre maglie qui, invece di realizzarne una, se ne dovete fare ad esempio un altro gruppo di maglie alte, invece di fare una catenella andate a realizzare le 5 catenelle e poi proseguite facendo qui il gruppo di maglie alte. Nel giro successivo, quindi dove avrete le catenelle, andrete a lavorare i punti. Quindi salterete le 2 catenelle, andrete a fare nella terza catenella andrete a fare i gruppi di 3 maglie alte, poi di nuovo saltate 2 catenelle e proseguite col punto grenni. Siamo arrivati a fine di questo giro, quindi vado a fare una catenella e una maglia bassissima per chiudere il giro. Una catenella e posso tagliare il filo per andare a cambiare colore. Vedete, questo è il risultato nell'unione delle maniche. A questo punto teoricamente io dovrei andare a lavorare nel forellino che c'è qua, ma qui non c'è nessun forellino, quindi che faccio? Torno indietro di uno. Ok? Entro qui per cambiare il filo e proseguire con il mio lavoro. Quindi blocco il filo dietro il lavoro con l'indice, lo porto in avanti e faccio una catenella. Faccio la doppia maglia bassa per sostituire la prima maglia alta e faccio le altre 2 maglie alte. Ho realizzato così il primo gruppo di maglie alte. Faccio una catenella e qui è dove c'è l'unione, quindi vado a lavorare la catenella che avevo realizzato. Entro in quella catenella e vado a fare le 3 maglie alte. Una, 2 e 3. Una catenella e proseguo a lavorare nell'altro foro e faccio le 3 maglie alte. Devo fare lo stesso lavoro che ho fatto qui nell'altra manica e la chiusura e i giri da questo momento in poi saranno tutti uguali. Questa è come sta avvenendo la nostra maglia. Adesso dobbiamo andare a proseguire a lavorare i giri a punto grenni finché non decidiamo che l'altezza del nostro corpo della maglietta va bene. Quindi se volete fare una maglietta lunga dovrete lavorare più giri rispetto a se volete fare un top, un crop top, dipende, io andrò a lavorarlo più o meno fino all'altezza dell'ombelico. Ho finito di lavorare il corpo della maglia, eccolo qui, e ho lavorato circa 18 centimetri e mezzo, 19 centimetri più o meno, e ho fatto un totale, contando qui l'unione quindi della manica. A questo punto ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 giri in totale. Arrivati a questo punto io l'ultimo giro l'ho realizzato del rosa più scuro e non ho staccato il filo. Questo perché? Perché rimane leggermente largo poi in vita. Quindi io preferisco andare a stringerlo leggermente con il bordino di rifinitura, ma se voi realizzate una maglia quindi più lunga che arriva proprio fino al bacino,
e vista giusta potete anche saltare questo giro di rifinitura. Da questo punto proseguo facendo un giro di maglie bassissime. Quindi qui ho fatto la mia maglia bassissima di chiusura, la mia catenella, e rientro nella stessa maglia e faccio un'altra maglia bassissima. Nella maglia alta successiva faccio una maglia bassissima e nell'ultima maglia alta e faccio una maglia bassissima. Siccome io devo leggermente stringere, andrò a saltare la catenella. Questa non la lavoro, passo direttamente alla prima maglia alta del blocco successivo e faccio una maglia bassissima. Quindi faccio una maglia bassissima in ogni maglia alta e salto la catenella. Proseguo in questo modo quindi per tutto il giro. Se voi volete fare ugualmente il punto di rifinitura maglia bassissima, però non volete stringere l'ultimo pezzettino della vostra maglia, andate a lavorare anche la catenella. Siamo arrivati a fine del giro, entro nella prima maglia bassissima che ho realizzato e realizzo un'altra maglia bassissima, una catenella, e a questo punto posso andare a tagliare il filo. E il nostro corpo della maglietta è concluso. Vedete, qui ho leggermente stretto. Adesso vi faccio vedere come fare la manica. Questa è una manica già conclusa. Se voi la volete un po' più lunga basta che andate ad aumentare i giri. Nel mio caso ne ho fatto 4, quindi ho fatto i 3 giri dei vari colori e ho concluso poi, come ho concluso il corpo della manica, con il colore più scuro. Adesso vi mostro come andare a realizzare l'altra. Il procedimento che vi faccio vedere su una manica va fatto identico anche sull'altra. Come prima cosa dobbiamo andare a riattaccarci al nostro lavoro. Quindi io decido di andare ad attaccarmi in questo punto, in modo da farvi poi vedere subito come andare a fare qui la manica, perché il punto granny sarà leggermente diverso solo in questo punto, poi invece per gli altri giri tornerà sempre uguale. Qua era l'unione della manica che abbiamo fatto prima. Quindi prendiamo il nostro filo e lo andiamo, come abbiamo fatto per tutti gli altri giri, a unire di nuovo al lavoro. Io vado a sostituire la prima maglia alta con le 2 maglie basse e poi faccio le 2 maglie alte. Catenella e mi sposto nell'altro foro e rifaccio le 3 maglie alte. Adesso faccio la catenella, entro qui dove c'era l'aumento e faccio 3 maglie alte. Catenella, faccio di nuovo un altro gruppo di maglie alte, questa volta qui dove è già presente un gruppo di maglie alte. Quindi lavoro le mie 3 maglie alte, 2, 3, catenella e vado a lavorare qui in questo punto. Questo era l'aumento, quindi vado a fare qui all'interno 3 maglie alte. Vedete? Poi proseguo a fare maglie alte il punto granny come lo abbiamo sempre fatto. Vedete, la parte più difficile della manica l'abbiamo superata. Ho concluso il mio primo giro della manica, vado a proseguire quindi a punto granny per altri 3 giri, quindi fino ad arrivare a questo risultato. Ho finito di lavorare anche la seconda manica, eccola qui, questa è l'altra e questo è il corpo della maglietta.
Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un like in modo da supportarmi e da spingere questo tutorial e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!